È vero, il concetto di gommone è quello di un battello semplice, adatto ad un uso giornaliero, ma anche un mezzo sportivo e accessibile a tutti. Ma se vi dicessi che esiste qualcosa di più? No, non sto parlando di un maxi rib, perché Ranieri International, dopo aver rinnovato la gamma dei Cayman Sport, lancia la nuova versione degli Sport Touring, e questo è il Ranieri International Cayman Sport Touring 26. Benvenuti su The Boat Show. Quindi cominciamo subito a conoscerlo. Lunghezza fuori tutto 7 metri e 80 centimetri, larghezza al baglio massimo con i tubolari gonfi di 2 metri e 80 centimetri. Disloca vuoto 1200 kg escluso il motore e può caricare 260 litri di carburante e 60 di acqua dolce. La categoria di omologazione è la B. I compartimenti dei tubolari sono 5 e può imbarcare fino a 18 passeggeri. La gamma Sport Touring si rifà a quelle che sono state le ultime innovazioni lanciate da Ranieri International nel 2020, circa il rinnovo della gamma Sport, ma con alcune sostanziali differenze. A poppa, due plancette si fondono allo scafo. Su quella di sinistra la scaletta bagno telescopica a ribalta. Due selle in vetroresina si appoggiano sui tubolari creando un basamento per l'ancoraggio del roll bar abbattibile. Alcuni cantieri prediligono la vetroresina per la sovrastruttura, ma così in acciaio rimane più leggero e meno peso in alto equivale a un baricentro del battello più basso, cosa che in navigazione è sempre una cosa positiva. La zona del pozzetto è organizzata con una seduta fronte marcia che non si sviluppa a tutto baglio per agevolare l'entrata dal cockpit all'estrema poppa, un tavolo in tech e una seduta contromarcia ricavata dal modulo della seduta di pilotaggio. L'ergonomia della postazione di pilotaggio è quella che il cantiere ha lanciato con la rivisitazione 2021 dei modelli Sport. La seduta doppia a divanetto si trasforma in appoggiareni per la conduzione in piedi. Il cassero è centrale e nella sua forma c'è la differenza sostanziale che intercorre tra la versione Sport e quella Sport Touring. Sostanzialmente è più grande, il che concede una minima vivibilità interna. Può essere utilizzato come spogliatoio o si può installare persino un WC elettrico. Una nota di stile è la copertura dell'oblò del cassero, che concede un'ombreggiatura maggiore all'interno e dà un'anima più aggressiva alle linee di coperta. Sul portellone la seduta reclinabile fronte marcia si rivolge alla zona prendisole prodiera sotto la quale c'è un gavone in controstampata. Il verricello è a vista sul musetto in vetroresina di prua. Certo, anch'io non vedo l'ora di provarlo, ma prima di dare fuoco alle polveri voglio mostrarvi ancora un dettaglio che ho apprezzato moltissimo. Come dicevamo, la disposizione dei pesi è importantissima anche su un battello di medie e piccole dimensioni come questo. Il baricentro deve essere il più basso possibile e allora il cantiere ha predisposto l'alloggiamento del serbatoio del carburante e dell'acqua qui, sotto il livello del calpestio del cockpit, lasciando libero quindi il gavone di poppa allo storage. Altro spazio per lo storage lo troviamo nel cassetto sotto la plancia e nel modulo della seduta di pilotaggio, convertibile su richiesta con un frigorifero a cassetto. Le carene di Ranieri International sono famose per il disegno dei redan, però questo gommone in realtà ha una carena normale, senza step, classica, e quindi sono davvero curioso di sapere come si comporterà. Cominciamo a dare un po' di gas e usciamo in planata. Siamo a 9 nodi e siamo fuori, stiamo planando al minimo naturalmente. Certo, non ci sono gli step, ma questo gommone è stato costruito con dei sistemi che solo Ranieri International offre, come il CSA, ovvero il Cockpit Shock Absorb. Che cos'è? La chiglia viene saldata alla coperta tramite un materiale elastico. Questo assorbe i colpi della navigazione non trasmettendoli alla coperta e quindi le vibrazioni saranno minori e la navigazione sarà più morbida. Oggi il mare è abbastanza increspato e su questo ondino andremo a vedere se questo sistema funziona e se la navigazione è davvero confortevole come dicono. Un altro sistema che usa il cantiere per limitare ancora di più le vibrazioni è quello del monoscocca della coperta. Si chiama Fully Cockpit Developed System e consiste nello stampare in un'unica stampata sia la coperta che gli alloggiamenti dei gavoni e gli alloggiamenti dei serbatoi.
Beh, le premesse sembrano ottime, oltretutto noi oggi abbiamo la massima potenza possibile installabile su questo battello, 250 cavalli Honda, quindi non mi resta altro che dare gas e vedere se le promesse qua vengono mantenute. Mi metto col mare in prua, la situazione peggiore per la carena, 25 nodi, la prua è molto bassa sull'acqua, posso aggiustare l'assetto usando il trim. Prima al 50%, lo scafo si è alleggerito parecchio. Devo dire che la sensazione al timone è molto buona. Lo scafo si appoggia in acqua, fende l'acqua, non sbatte. È una navigazione morbida. Ma adesso è il momento che preferisco perché il cantiere dichiara di poter arrivare con questo tipo di motorizzazione a una velocità di punta di 40 nodi. Quindi io oggi, come sempre, ho due obiettivi. Uno, raggiungerli. Due, superarli. Quindi mare in poppa, gas aperto e sul trim 6100 giri minuto. Stiamo facendo 40 nodi, primo obiettivo raggiunto. E ora, a quanto potremo lanciare questo battello di Ranieri International? Andiamo a lavorare ancora su col trim. 40.5, 41 nodi. Possiamo superarli? Andiamo a lavorare ancora un pochino su di trim, 6150 giri per minuto e abbiamo toccato 41 nodi.5. Beh, oggi sono stato fortunato, il mare così increspato mi ha dato la possibilità di provare davvero questo gommone e anche se il test ora è finito, beh, io vado a farmi un altro giro.